Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo una nuova CNC laser. Ne abbiamo già provate parecchie. Vi ricordo che ho una playlist per le CNC laser e la stampa 3D. Vi invito vivamente a guardare anche gli altri video, anche se sono lunghi, però magari vi prendete il tempo, magari qualche serata libera, perché ogni volta che faccio una recensione di un prodotto come una CNC laser non sto più a riparlare di tutto quello che è il mondo di questo tipo di prodotto. Nei video precedenti ho dato alcune nozioni sull'utilizzo ad esempio dei software, quindi Lightburn piuttosto che laser GRBL. In altri video ho fatto magari vedere come cercare dei progetti già fatti online, perché con una CNC laser potete fare dei loghi, delle cose che inventate voi, ma potete anche scaricare dei progetti, dei template per costruire delle cose, ad esempio per tagliare del legno, del cartone con dei disegni già fatti e assemblare dei progetti. Quindi oggi faremo solo una vera e propria recensione di un prodotto che però, ragazzi, vi dico è fantastico. Ortur Lasermaster 3, appena uscita, un modello nuovo, è una bomba. Non ha caratteristiche eccezionali a livello tecnico, perché ha un laser da 10 watt che sono poi due da 5.5 combinati, che però vi anticipo subito ha una definizione alta e sono riuscito a tagliare tranquillamente in una passata legno da 10 mm, che con le altre non mi era mai riuscito. Ha come particolarità una velocità altissima, perché riesce ad arrivare a 20.000 mm al minuto. Ha inoltre l'Air Assist integrato, quindi la predisposizione, danno già in dotazione il tubicino per raffreddare ulteriormente la superficie di lavoro, ma anche qui vi do un'anticipazione: taglia benissimo senza bruciare il legno già così com'è, perché ha un sistema con due ventole e un sistema per incanalare l'aria dove esce il laser che funziona già molto bene, ma lo vedrete nel video. Per il resto, area di lavoro 40x40, quindi standard, un oggetto che potete trasportare perché pesa solo 6,5 kg, però vedrete soprattutto una caratteristica importante che non vi descrivo ma vedrete con i vostri occhi: è bellissima, perché siamo abituati a queste strutture insomma un po' bruttine, un po' così, che sembrano un po' arrangiate. Questa invece l'hanno costruita in uno chassis di alluminio di un colore fantastico, è un oggetto anche bello da vedere, ma soprattutto funziona bene e utilizza delle tecniche di movimento, di fine corsa eccetera nuove, almeno io su quelle di prima fatte così non l'ho mai viste, e tra l'altro ha un sistema di montaggio che è immediato, perché con 4 viti è finita. Vi ho dato qualche anticipazione, ve la faccio vedere, la sbagliamo, la montiamo insieme e faremo poi un bel po' di prove. Ok, Ortur Lasermaster 3, terza generazione dell'incisore laser già conosciuto, avevamo già provato il Lasermaster 2. Apriamo la confezione. Allora, troviamo subito manuale di installazione completo con tutte le figure e tutte le istruzioni del caso, manuale che è in inglese, tedesco e francese. Troviamo poi dichiarazione di conformità con marchio CE del prodotto, altre certificazioni del caso, un memorandum rapido per fare tutti i controlli del caso prima dell'utilizzo. Abbiamo delle precauzioni da rispettare in fase di montaggio e tutta la procedura per l'accensione, lo sblocco, tutte cose che adesso vedremo insieme. Dunque, troviamo subito una elegante scatolina griffata con gli attrezzi per il montaggio, le chiavette per lo sblocco, il lettore per le micro SD e le poche viti che bisogna aggiungere per assemblarla, perché è veramente quasi tutta preassemblata. Troviamo poi il primo blocco laterale con un cavo e uno switch già montato, con già i piedini in gomma, tutto in alluminio di questo colore grigio azzurro molto bello. Abbiamo fatto uno step diciamo in alto come finitura ed estetica del prodotto. L'altro laterale con il fungo di emergenza, la chiave per lo sblocco, pulsante di accensione, l'ingresso per la memoria, pulsante di boot, pulsante di reset e le connessioni dei cablaggi. Cavo di alimentazione con spina asciugo, alimentatore a 24 volt da 4 A, cavo USB tipo A molto particolare, 3 cablaggi di connessione, uno con 4 fili, uno con un cavo multifilo, connessione singola da un lato e connessione multipla dall'altra, con tutti i connettori segnati con lettere chiare e semplici da visualizzare, un altro connettore a 3 fili con questa connessione circolare. Qui abbiamo un tubicino in gomma, confezione con occhiali di protezione, la qualità è la solita
quota diciamo molto bassa ma comunque protettivi e arancioni, non verdi, quindi vi confermo che con questi si vede già un po' meglio e danno meno fastidio alla vista. Troviamo poi fascette, un pennello e 4 pezzi di legno per fare dei test. Laser, che è questo, il connettore particolare cilindrico che abbiamo visto prima è proprio quello del laser. Qui abbiamo l'ingresso per il tubicino dell'aria, tutta la parte dell'aggancio, la plastica con la protezione per la vista, quindi comunque la visione del laser è protetta, modello LU2 10A 24 volt, ventola anteriore e ventola posteriore. Troviamo poi un altro profilo, notate il dettaglio dove vengono segnati l'orientamento e anche questo simbolo che è la linea di riferimento per la corretta tensione delle cinghie. Qui troviamo il raccordo per il tubicino che sarà comunque il raffreddamento con l'aria, la vite per il pomellino per fissare il laser, un'antenna e le nostre cinghie. Ultimo ma non per importanza, l'asse diciamo centrale con il carrello per il laser. In fondo alla scatola c'era poi ancora l'altro laterale. Dunque iniziamo con l'assemblaggio, che è semplicissimo. Prendiamo la parte posteriore, quella con questo switch, e andiamo dalla parte L left dove c'è il cavetto. Prendiamo il profilo contrassegnato con la lettera L che andrà semplicemente incastrato in questa posizione dopo aver fatto passare il cavetto all'interno di questa fessura. Portiamo il blocco in posizione e prendiamo una delle 4 viti che troviamo nella scatolina, la inseriamo e fissiamo il profilo in questo modo. Dovete solo fare attenzione che questa staffetta con la scritta L sia dalla parte opposta del fissaggio. Nella stessa maniera fissiamo l'altro laterale, che questa volta non ha nessun cavo da passare, e questo passaggio è concluso. Inseriamo il carrello in questo modo con la cinghia vista nella parte inferiore, visto che abbiamo ribaltato il laser, e con il carrello porta laser sulla parte dove c'è il pulsante diciamo di alimentazione, che è quella rivolta in qua. Quindi lo prendiamo e lo inseriamo in questo modo. Il carrello che appena inserito vi dà già un'ottima sensazione di solidità e movimento perché scorre molto bene. Possiamo quindi procedere con il montaggio della parte anteriore, stesso sistema. Qui fate attenzione al cavetto che rimane nella sua sede, una vite per parte, e con 4 viti abbiamo montato la struttura. Ora da questo lato possiamo incastrare il connettore con il cavetto nell'unico connettore in cui entra, che è il primo a destra. Andiamo quindi avanti con l'inserimento della prima cinghia. In pratica la cinghia andrà inserita in questa fessura. Adesso tolgo il coperchio per farvi capire meglio, dove all'interno ci sarà la puleggia per agganciare la cinghia. In questo modo si riesce tranquillamente infilandola da questa fessura. Vi ho fatto vedere come è fatto all'interno. Se per comodità preferite togliere il coperchio, basta mollare 3 viti e viene via. Vedete che si riesce molto agevolmente, che deve incastrarsi esattamente dentro questa fessura zigrinata che consentirà il movimento del carrello. Ora bisogna procedere in questo modo, bisogna prendere questo cuscinetto tendicinghia, inserirlo in questo modo, fargli passare all'interno la cinghia e installare questo grano che è il tendicinghia. Da questa parte possiamo iniziare a tirare la vite senza esagerare, lasciandogli un po' di gioco che serve per la corretta tensione che si ottiene portando la cinghia tutto in fondo e usando come riferimento il simbolo che c'è qui, dove indica la linea per il corretto tiraggio della cinghia stessa. Portiamo quindi il centro della vite esattamente in linea con il segno per poi tirare definitivamente dall'altra parte. Verifichiamo la tensione della cinghia, che in questo modo è ottimale. Stessa cosa dall'altra parte. Ok, arrivati a questo punto possiamo ruotare il laser. La struttura è praticamente montata, dobbiamo solo fare i collegamenti dei cavi di comunicazione con i motori laser e tutto. Prendiamo questo grosso cavo e la parte col connettore unico la infiliamo qui e andiamo a connettere il motore qui. Ruotiamo nuovamente il laser. Prendiamo dal sacchettino il pomello che serve per il fissaggio del laser. Vi faccio vedere questa chicca, finalmente hanno integrato un sistema di regolazione della distanza, quindi non dobbiamo cercare pezzettini e distanziali in giro. Inseriamo la vite, il pomello di blocco nel laser,
Sistema di blocco che è molto ingegnoso anche qui, perché abbiamo il pomello che spinge su una lamella, quindi non abbiamo la testa della vite del filetto che va a incastrare direttamente sull'alluminio, ma abbiamo tutta questa lamella in acciaio che va a garantire il fissaggio. Lo inseriamo nella torretta, lo fissiamo in una posizione qualsiasi, prendiamo questo cavetto particolare col connettore cilindrico che è proprio quello del laser. Lo colleghiamo e andrà collegato a sua volta sull'unico connettore dove può entrare, connettore a 6 pin denominato L, che è per il laser. Portiamo il laser dalla parte opposta della corsa e possiamo procedere al fissaggio del cavo con le fascette e i fori già presenti sul telaio. Qui abbiamo anche una selletta per fissare il grosso cavo di comunicazione. Verifichiamo che sia comodo alla massima estensione, quindi una cosa del genere, e lo fissiamo alla struttura. Questi connettori C e Z sono in più, possiamo fascettarli qui insieme a tutto il resto in questo modo. Laser che è praticamente terminato, verifichiamo il corretto movimento di tutte le parti e che non ci siano intralci coi cavi. Prendiamo ancora queste due piccole viti che c'erano in confezione e le avvitiamo in questi fori. Servono semplicemente per delimitare la corsa del carrello per evitare collisioni con la struttura. Ora possiamo montare l'antennino wifi che servirà per la gestione della CNC con l'app e a livello di montaggio abbiamo terminato. Prodotto che ha un'eleganza, una semplicità e un design minimal che però è veramente bello, sia per il colore sia per le finiture, tutto completamente nascosto dalla vista. Abbiamo solo il grosso cavo di comunicazione che rimane qua di lato, un oggetto veramente diciamo di livello superiore. Dunque qui abbiamo il notolino con la chiave che può stare in posizione off oppure on, quindi per una questione di sicurezza possiamo portarci via la chiave e lasciare il laser in posizione off, non potrà essere acceso, ma ricordiamoci che prima dell'utilizzo dobbiamo appunto verificare di averlo in posizione on. Un'altra cosa importante è questo switch che ha due sigle, YRR o Y motor. Dobbiamo lasciarlo sempre su Y motor perché YRR servirà per abilitare questo connettore da collegare insieme agli altri connettori al supporto per la lavorazione di superfici cilindriche. Noi lasciamolo sempre per l'utilizzo normale su Y monitor. Ovviamente dobbiamo fare sempre attenzione che il fungo sia libero. Libero vuol dire che va girato a destra e deve rimanere in su, perché se premuto determina l'arresto della CNC che oltre al fungo di sicurezza ha il sistema integrato per evitare il ribaltamento e movimenti bruschi. Nel momento in cui avverte un movimento di qualche asse o uno spostamento improvviso va comunque in blocco per sicurezza. Ora possiamo alimentarla. Per l'accensione basta tenere premuto il pulsante power, lampeggia, lei si porta in posizione 0 e il laser è pronto per lavorare. Questo è il sistema di regolazione dell'altezza che è molto semplice, basta posizionare il pezzo, tirare giù la levetta, mollare la vite, mandare il laser in battuta, fissare la vite e tirare su la levetta integrata. Tutto qua semplice, funzionale e preciso. Per quanto riguarda i parametri di incisione e taglio, trovate sul sito del produttore nella descrizione della CNC già una tabella con tutte le impostazioni per la Ortur LaserMaster 3, sia per le incisioni che per il taglio dei vari materiali. Chiaramente, come dico sempre, le tabelle sono indicative, ma poi i valori reali li otterrete con l'esperienza e con la conoscenza dei materiali e dell'attrezzo in sé. Iniziamo con il taglio di un multistrato da 10 mm usando i parametri dati da tabella. La CNC procede con una velocità abbastanza alta. Proviamo adesso a vedere cosa è riuscita a tagliare. Cerco di fare l'arresto con il fungo di emergenza per vedere come si comporta, quindi appena il laser esce dalla sagoma che ho lasciato appositamente in questo modo per vedere se riusciva a dividere il pezzo, effettuo l'arresto con il fungo. Una volta effettuato l'arresto con il fungo, per essere ripristinata va tirato su il fungo stesso e va resettata tutta la CNC.
La CNC ha finito la fase di lavoro, come vedete ha inciso tutto il multistrato, ma è arrivata a pelo dall'altro lato, quindi non è riuscita a effettuare completamente il taglio. In questo caso le impostazioni verranno lasciate le stesse a livello di potenza e tipo di lavoro, semplicemente diminuendo di poco la velocità di avanzamento, sicuramente riusciremo ad ottenere un taglio pulito in un'unica passata. Adesso rimetto il pezzo, provo con una velocità leggermente più lenta e dovrebbe riuscire tranquillamente in una passata, come già intravediamo con lo spessore messo sotto, senza problemi. Prendiamo il pezzo lavorato, proviamo a staccare l'esagono e vedete che viene via perché è stato tagliato completamente. Superficie che viene molto definita, ho fatto difficoltà a tirarlo fuori perché il laser incide veramente con una impronta molto piccola, il pezzo rimane incastrato perfettamente e la pulizia di taglio è notevole. 10 mm multistrato in una passata. Un consiglio che vi do, ad esempio, come vi farò vedere in questo caso, una volta che riuscite a effettuare il taglio o l'incisione esattamente come volevate voi, basta semplicemente tenersi un campione, scrivere sopra le impostazioni che avete usato con quel materiale e in questo modo anche dopo del tempo riuscirete a ricordarvi esattamente come impostare la CNC per quel tipo di materiale, per quel tipo di lavorazione. Questo è un trucchetto che uso che ritengo molto comodo. Proviamo ora a incidere un pezzo di acciaio inox con una velocità abbastanza alta, diamo una pulita per far vedere che non viene solo sporcato ma viene realmente inciso al tatto, anche qui con una precisione e una pulizia molto alta senza problemi in una passata. Il solito test di incisione che faccio anche su un pezzo di cuoio per vedere la pulizia dell'incisione e tenete conto che si può anche tagliare senza problemi e anche in questo caso vedete che abbiamo ottenuto un risultato definito, pulito, senza bruciature, senza nessun problema. Test superato anche qui. Passiamo all'incisione di un pezzo di plexiglass molto fine per vedere anche qui la pulizia e quanto si riesce a fare sottile una linea per incidere un logo, una scritta, un disegno o qualsiasi cosa. Anche qui sono riuscito a fare una doppia linea con molta precisione. E ora veniamo alla fase di incisione grafica, quindi di engraving su un pezzo di MDF, una lavorazione che richiede più tempo essendo una definizione più alta e andando a riempire completamente tutta l'immagine. Lasciamo che la CNC finisca il suo lavoro per valutarlo. Ecco qua, ho provato a incidere un'immagine con un pezzo nero molto pieno per vedere quanto riusciva a sporcare a livello di bruciature, ma vedete che c'è veramente proprio poco, definizione alta, senza stare a impazzire con i parametri. Ora un test particolare, un'incisione di un pezzo di carta, di cartoncino molto fine, per apprezzare la precisione del taglio, ma il pezzo forte viene adesso perché guardate il bordino che è riuscita a tagliare e a lasciare tra le due parti di cartone. È una cosa veramente quasi incredibile, difficile da vedere. Un po' di prove, un po' di test, ho provato a incidere la parte anodizzata di un case in alluminio, massima pulizia, anche qua sono riuscito a imprimere il logo al primo colpo senza rischiare di sbagliare perché ero sicuro che sarebbe venuto molto bene. Un altro test molto particolare è l'incisione di una cover in TPU che tra l'altro ha il retro in carbonio. Sono riuscito a inciderla senza problemi, senza bruciarla e senza rovinare la grafica del materiale stesso. Molto bene. Ok, dopo tutte queste prove diamo un'occhiata anche al discorso, diciamo, per il controllo smart da telefono. È sufficiente scaricare l'applicazione che troviamo nello store che si chiama Laser Explorer, che è gratuita, la installiamo. Ok, una volta scaricata l'applicazione come funziona? Bisogna accendere la CNC, lei fa il reset e in condizioni di standby, quindi senza nessun errore, con il LED verde che ogni tanto cambia colore ma con nessun bip di errore. Perché vi dico questo? Perché se voi ad esempio non inserite la micro SD, la CNC funziona tranquillamente, la usate dal computer, ma rimane in uno stato di errore dove ogni tanto ve lo segnala con un lampeggio rosso e un bip ad indicare che non c'è la micro SD inserita. Questo perché? Perché la micro SD gli serve per lavorare in concomitanza con l'app. Ma ora vi faccio vedere tutto. La connessione è molto semplice. Una volta aperta l'app Laser Explorer possiamo creare un account o usarla in modalità ospite. Qui abbiamo una serie di controlli e di device che supporta, perché potreste averne anche più di uno, ma per l'accoppiamento, per aggiungere un dispositivo, è importante mettere la CNC in modalità di rilevamento. Come si fa? Bisogna, in condizione di standby con il LED verde, premere 5 volte di fila il pulsante
finché il LED non prende questa colorazione multicolore che cambia di continuo. Allora solo a quel punto possiamo aggiungere un device, parte la ricerca, possiamo aggiungere a mano scegliendo appunto Laser Master 3, dobbiamo semplicemente riconoscere la nostra rete wifi da 2,4 GHz, mettere la password della rete wifi e premere avanti. Il LED è impostato in modalità di accoppiamento, diamo conferma, parte la ricerca del device, viene aggiunta la nostra CNC che viene subito rilevata in questa schermata: modello, area di lavoro, il firmware caricato, lo stato della microSD, quindi in questo caso c'è la microSD in dotazione che è da 8 GB occupata solo per 800 MB e ci dà anche l'indirizzo IP del laser nella rete. Da qui abbiamo poi tutti i controlli, quindi possiamo movimentare la CNC come più vogliamo e in modo molto semplice possiamo andare a creare una scritta, fare un disegno, creare dei barcode, dei QR code, dei puzzle addirittura, che è una cosa molto carina perché con un'immagine potete tagliarla a mo' di puzzle, varie soluzioni. Poi abbiamo la possibilità di scegliere file che sono quelli contenuti nella microSD per mandare una lavorazione, oppure possiamo accedere alla galleria del nostro device dove possiamo andare a prendere un'immagine qualsiasi, possiamo modificarla, cropparla eccetera. Andando avanti arriviamo sul piano di lavoro dove possiamo ridimensionare a nostro piacimento il lavoro da processare, tutte le regolazioni per quanto riguarda immagine, contrasto eccetera, per poi premere il pulsante start, andare avanti e fare tutte le procedure di messa a fuoco, di centratura eccetera che facciamo di solito per far poi partire l'incisione o il taglio. È una funzionalità che io nelle CNC non uso mai perché mi trovo meglio collegandole direttamente al computer, anche perché in caso di lavorazioni particolarmente complesse è richiesta una potenza di calcolo dal software che inizia a avere una certa importanza, quindi col cellulare magari diventa molto lungo. Sarebbe stata una funzione molto interessante se si poteva sfruttare in mobilità, ma essendo connessa alla rete wifi di casa non è una funzionalità che potete usare senza un router e senza una rete wifi, quindi la trovo non proprio utilissima, però in determinate condizioni può essere comodo poter gestire le lavorazioni sulla microSD direttamente con una CNC non connessa a nessun computer, magari in un locale a lei dedicato, comandandola semplicemente con il telefono. Siamo a fine video, dunque vi ho fatto vedere tutte le caratteristiche, abbiamo fatto un sacco di prove, qualcuna mi ha stupito in modo particolare, non tanto il legno tagliato in una passata 10 mm perché ci sta, lo può fare, un 10 watt ce la fa, no? Ma avete visto ad esempio quel cartoncino che sono riuscito a tagliare con l'esagono e il bordino intorno, che è stato di una precisione veramente altissima. Poi da non sottovalutare che è un bell'oggetto da vedere, magari a qualcuno può non fregargliene di meno che sia fatta con il classico profilo d'alluminio, che sia fatta in questo modo, però è sicuramente un punto a suo favore. Abbiamo visto poi l'app che c'è, la connessione wifi, insomma uno step per diciamo un utilizzo un po' più smart che personalmente non mi serve, ma a qualcuno può servire. Non abbiamo fatto una prova con l'Air Assist, il tubicino nero che danno in dotazione basta attaccarlo sul laser, attaccarlo ad una pompa o a un compressore regolato, ma sinceramente non ho avuto necessità perché il sistema integrato di raffreddamento canalizzato funziona già molto bene. Chiaramente come al solito è una CNC che brucia, quindi non usatela in cameretta. E alla fine di tutto questo pippone però mi direte: quanto costa questa bella CNC? Costicchia, perché adesso sta sui 650 euro. Vi lascio comunque in descrizione tutti i link per trovarla e vedo se riesco anche ad ottenere un codice sconto. Li vale sicuramente per come è concepita, per come è costruita, la facilità di montaggio, ma soprattutto il punto focale di tutto il discorso sono le prestazioni, che sono a un livello veramente top. Ortur, che si conferma un marchio che personalmente mi piace, non la terrò perché comunque preferisco tenere l'altra che ha un'area di lavoro più grande, però un oggetto che vi consiglio, ma proprio a occhi chiusi. Se il video vi è piaciuto un bel like, mi raccomando è gratis, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!